è la prima di 3 lezioni incentrate sulla fonetica, quindi sulla pronuncia dell'italiano. In particolare in questa lezione ci concentreremo sui suoni dell'alfabeto e in particolare sui suoni delle 7 vocali. E sì, ho detto 7 e non 5 e tra poco capirai perché. L'italiano si legge come si scrive. Diciamo che in linea generale, quindi in italiano pronunciamo ogni lettera. Ogni lettera ha un suo suono. Come detto all'inizio, vediamo innanzitutto le vocali, ma lasciamo e o alla fine. Tutte le vocali possono avere un accento quando si trovano alla fine di una parola. A, città, università, vanità, notorietà. Come puoi notare, non c'è differenza tra una A con l'accento e una A senza accento. La pronuncia sarà sempre A. Anche la I può essere accentata alla fine della parola, il suo suono sarà sempre I. La I con l'accento la ritroviamo alla fine dei verbi coniugati al passato remoto, come per esempio uscì, dormì, partì. Anche la U ha l'accento, ma pronunciamo sempre U, come ad esempio più. Non ho più voglia di uscire. Quindi avere l'accento alla fine della parola ci facilita le cose perché sappiamo che è lì su quella sillaba che dobbiamo aumentare l'intensità della pronuncia. Ricordati che queste vocali non cambiano la loro pronuncia anche se hanno l'accento, quindi sarà sempre A, I, U e l'accento sarà sempre in questa direzione, ovvero grave. Per capire meglio quando e come si mettono gli accenti in italiano, guarda questo video. Ok, perché ho lasciato la e la o in ultimo? Perché queste due vocali possono avere due suoni. E, o, o. Se hai notato, possiamo parlare di un suono chiuso e, o e di un suono aperto o. Ad esempio, perché accento acuto, suono chiuso. Perché? Al contrario, caffè, accento grave, suono aperto. Caffè. Senti la differenza, non è caffè, è caffè. Non è perché, è perché. Questa differenza di vocali aperte e chiuse esiste anche quando la vocale si trova all'interno della parola, solo che all'interno della parola non troviamo gli accenti sulla e sulla o. Ad esempio, il sole è accento grave, è suono aperto, bello. Anche la e di bello è aperta, ma non c'è un accento che segnala questo suono. Facciamo un po' di pratica con i suoni della E. La differenza più comune è quella tra E congiunzione e è verbo. Ripeti con me io e te. Entrambe le E sono chiuse. Io e te. Lei è. Lei è. Entrambe le E sono aperte. Lei è. Dunque, e è. E è. Piove e c'è il sole. Piove e c'è il sole. Non ti preoccupare se ti sembra difficile perché non lo è. È solo una questione di pratica e di orecchio e poi vedrai che verrà automatico.
Inoltre devi sapere che in tutta Italia le vocali sono pronunciate aperte o chiuse a seconda dei vari dialetti regionali. Questo per dire che anche se sbagli un accento rispetto alla forma standard dell'italiano, molto probabilmente il messaggio resta chiaro. Passiamo adesso al suono O. L'esempio più comune è la differenza tra O, verbo, o congiunzione, quindi aperta, O, verbo, e O, congiunzione chiusa. Non ricordo se ho un appuntamento alle 2 o alle 3. Puoi ripetere con me o, o, o. Vuoi il tè o il caffè? Vediamo come questi due suoni della O li ritroviamo anche all'interno delle parole, senza che però ci sia l'accento. Piove e c'è il sole. Quindi in piove abbiamo la O aperta e sole abbiamo una O chiusa. Piove, O, sole, O. Cosa ne pensi fin qui? Se il video ti sta piacendo, mettimi un like. Dunque, ecco spiegato perché all'inizio parlavo di 7 vocali. Puoi pronunciarle con me A, E, I, O, U. Vediamo gli altri suoni dell'alfabeto. Come detto all'inizio, in italiano ad ogni lettera corrisponde un suono, eccezione fatta per alcuni digrammi e trigrammi, dei quali parlo in un altro video che trovi qui oppure c'è il link nella descrizione. Leggiamo insieme l'alfabeto. A, A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, G, G, H, H, I, L, L, M, M, O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, U, V, V, Z, Z. Ci sono poi le lettere straniere. J, J, K, K, W, W, X, X, Y, Y. E abbiamo finito con il nostro alfabeto. Mi auguro che per te tutto sia stato chiaro. Se vuoi continuare ad approfondire la fonetica italiana, continua a seguire le mie lezioni. Quindi, se non l'hai fatto, abbonati alla pagina. Ciao, grazie, buona giornata, a presto!